In questa video lezione vedremo quali comandi utilizziamo con il banco testo. Questo tipo di banco permette di scrivere e gestire dei testi in formato TXT. Ovviamente per gestire questo tipo di banco, nel pieno delle sue funzionalità, dovremmo utilizzare molti comandi. Innanzitutto per lavorare con un banco testo, avremmo bisogno di tutte le lettere presenti nell'alfabeto, quindi creeremo delle celle contenenti le lettere come testo ed il contenuto di queste celle verrà scritto nel banco testo. Facciamo una prova, scriviamo il testo ciao. Iniziamo descrivendo il primo pulsante presente in alto a destra. Questo pulsante permette di far leggere al nostro dispositivo ciò che vi è scritto nel banco testo. Effettuiamo una pressione e notiamo che viene letto ciò che vi è scritto. Quando avremo un testo più lungo, avremo la possibilità di mettere in pausa la lettura del testo, oppure abbiamo la possibilità di stopparla. Nella tastiera possiamo notare che abbiamo oltre alle lettere, i segni di punteggiatura, virgola e punto. Al di sotto dei pulsanti relativi alla sintesi vocale è presente un pulsante che permette di cancellare un carattere alla volta. Il pulsante presente al di sotto raffigurante un cestino serve per eliminare l'intero contenuto del banco testo. Ora scriviamo per esempio 3 parole in 3 righe diverse. Con questo esempio abbiamo la possibilità di imparare ad andare a capo durante la scrittura di un testo e vedremo come possiamo spostarci con il cursore nel banco di testo. Per andare a capo, dobbiamo premere il pulsante presente alla destra del pulsante spazio. Una volta scritto le 3 parole in 3 righe diverse, andiamo a vedere come funzionano i tasti direzionali, che permettono di spostarci nel banco testo. Ovvero il tasto con la freccia verso su permette di spostarci nella riga superiore. La freccia verso il basso permette di spostarci nella riga inferiore. Le frecce verso sinistra e verso destra permettono di spostarci rispettivamente verso sinistra e verso destra nella riga. A fianco al pulsante dei tasti direzionali è presente il pulsante che permette di inserire il carattere spazio. Nell'angolo in basso a sinistra sono presenti 4 pulsanti funzionali. Il pulsante presente al di sotto della lettera A è presente il pulsante che permette di scrivere le lettere in maiuscolo. Per attivare questa modalità bisogna premere il relativo pulsante e noteremo che ogni lettera che premeremo verranno scritte in maiuscolo. Per disattivare questa modalità bisogna premere il medesimo pulsante. Andiamo ad analizzare i 3 pulsanti presenti a sinistra nell'ultima riga. Il primo pulsante, una volta premuto, permette di utilizzare sia i numeri e sia i caratteri speciali principali, ovvero la chiocciola, piuttosto che la commerciale e così via. Alla sinistra del pulsante spazio è presente un pulsante con raffigurato una ruota dentata e permette di gestire le proprietà del testo e permette pure di gestire i documenti di testo. Permette di diminuire o aumentare la dimensione del font. In questa finestra possiamo pure allineare il testo alla sinistra del banco testo, oppure di allinearlo in centro del banco testo, oppure alla destra del banco testo. Al di sotto, sono presenti 4 pulsanti che permettono di cambiare lo stile del testo. Il primo pulsante permette di scrivere il testo in grassetto. Con il secondo pulsante abbiamo la possibilità di scrivere il testo in corsivo. Con il terzo pulsante sottolineiamo il testo. E con l'ultimo barriamo il testo. Ovviamente questi 4 stili di testo possiamo usarli contemporaneamente, oppure possiamo creare delle combinazioni. Nella parte centrale di questa griglia notiamo che ci sono 7 celle di colore arancione. Innanzitutto il primo pulsante e l'ultimo pulsante permettono di spostarci nei documenti che abbiamo salvato nella nostra cartella. Per vederli dobbiamo premere sul pulsante denominato Visualizza documenti. Qui per esempio notiamo che vi è un file di prova. Noi con questo file potremmo eliminarlo o caricarlo.
per esempio lo carichiamo. Arrivati a questo punto, vediamo come possiamo creare un nuovo documento. Premiamo il tasto Nuovo documento e scriviamo ciò che vogliamo scrivere. Una volta che abbiamo finito di scrivere, premiamo su Salva documento e noteremo che in alto a sinistra verrà visualizzato il nome del file salvato. Per essere sicuri che abbiamo salvato il file, premiamo il pulsante Visualizza documenti e noteremo che è presente il file appena salvato.